Benvenuti sul mio canale. Quest'oggi vi propongo questi sacchettini che sono un'idea, se vogliamo, sia come bomboniera o sia come sacchettino da porta regalo, appunto che tra un po' andremo incontro alla stagione dei regali, magari un pensierino dentro un sacchettino fatto in questa maniera è più prezioso comunque, un sacchettino fatto a mano, fatto da voi. La lavorazione è molto semplice, io ne ho volute fare due con dei filati diversi per farvi vedere la stessa piastrella, le dimensioni che può avere lavorata con un filato di un uncinetto più grosso e lavorata con dei filati più sottili. Per quel che riguarda questo in bianco, azzurro e giallo, l'ho lavorato con il cotone mercerizzato tipo Lighi o tipo il cotone fiocco, tanto per intenderci, quel tipo di spessore. Non so dirvi che marca di filati ho usato perché erano filati che avevo in giro. Li ho lavorati tutti e tre, ovviamente tutto il sacchettino con uncinetto numero 3,5. Mentre per quel che riguarda questo un po' più piccolino, ho usato dei filati più sottili, l'arancio e il nero li avevo in casa, credo, penso di averli presi al mercato, mentre per questo ho usato dei filati un po' più sottili. Questo arancio e quello nero sono sicura che è cotone 100%, credo di averli presi al mercato, mentre questo è un filato Tessiland, non mi ricordo più il nome, però ci ho fatto lo scialle Marwa. Se volete sapere che filato è, andate a vedere quel video, che magari vi lascio anche il link, e lì vi descrivo il filato. E l'ho lavorato con uncinetto 2,5. Questo per farvi vedere la differenza quando parlo di filato uncinetto e vabbè, in questo caso manca la mano perché è sempre la mia, però già a vedere la differenza tra un filato e un uncinetto, un filato e un altro uncinetto, c'è proprio una bella differenza. Ho voluto chiuderli poi con dei nastrini. Passo alla spiegazione della piastrella con la quale ho realizzato i sacchettini. Andrò a fare questo sacchettino con questo filato sfumato che ormai vi ho proposto in tutte le salse. Questo è l'ultimo pezzetto che mi resta della serie usiamo i filati per riciclare e facciamo cose anche carine, che è il cotone fiocco della Tre Sfere, la variante sfumata, adesso non mi ricordo più il nome, e lo vado a lavorare con l'uncinetto 3,5. Dopodiché avremo bisogno di una forbice, un nastrino per fare il fiocchetto. Io ho scelto questo di tulle che ho preso all'Action, però se non ce l'avete potete fare benissimo delle catenelle, magari potete mettere delle perline alle estremità e usare le catenelle come laccio. Dopodiché abbiamo bisogno di un ago da lana per poter nascondere le codine e una spilla da baglia se occorre per poter infilare il nastrino per chiudere il nostro sacchettino. Inizio il nostro lavoro facendo un nodino iniziale e 4 catenelle che vado a chiudere a cerchio con un punto bassissimo. Salgo con 3 catenelle, saranno il nostro primo punto alto. Dopodiché vado nel cerchietto che abbiamo formato e lavoro altri 15 punti alti, quindi devono essere un totale di 16, compreso le 3 catenelle iniziali. Quindi prendo il filo, entro nel cerchietto e faccio il punto alto. Fatto la mia ultima catenella di separazione, vado a chiudervi con un punto bassissimo nel primo punto chiuso insieme che ho a disposizione. Dopodiché entro nell'archetto successivo con un punto bassissimo, salgo con 2 catenelle, rientro e faccio 2 punti alti chiusi insieme che alla fine saranno un totale di 3. Quindi 2 catenelle di separazione, entro nello spazio successivo e vado a fare 3 punti alti chiusi insieme. Praticamente il primo che ho fatto, le 2 catenelle e i 2 punti alti a metà, valgono 3 punti alti chiusi insieme, così come andrò a lavorare per tutto il giro. Quindi 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo e faccio 3 punti alti chiusi insieme. 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto successivo,
punto alto chiuso a metà, punto alto chiuso a metà numero 2, punto alto chiuso a metà numero 3 e vado a chiudere tutti e tre i punti insieme, 2 catenelle, e ripeto, alla fine del giro dovremmo avere 16 gruppi di 3 punti alti chiusi insieme, tutti separati da 2 catenelle. Fatto l'ultimo gruppo di 3 punti alti chiusi insieme, aggiungo le 2 catenelle di separazione e vado a chiudermi con un punto bassissimo. Dopodiché con un punto bassissimo cammino nell'archetto successivo, salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, rientro, ne faccio altri 2. Aggiungo 2 catenelle di separazione e faccio altri 3 punti alti nello stesso archetto di base. Aggiungo una catenella di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto successivo e lavoro 3 mezzi punti alti. Una catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e lavoro 3 punti bassi. Una catenella, prendo il filo, entro nell'archetto dopo e faccio 3 mezzi punti alti. Catenella, prendo il filo, entro nell'archetto successivo e vado a fare l'angolo. 3 punti alti, due catenelle e 3 punti alti nello stesso archetto di base. Una catenella, entro nell'archetto successivo, faccio 3 mezzi punti. Catenella di separazione, entro nell'archetto dopo, faccio 3 punti bassi. Catenella di separazione, entro nell'archetto dopo, faccio 3 mezzi punti alti. Catenella, entro nell'archetto successivo e faccio l'angolo. Quindi 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti. Dopodiché faremo questa sequenza finché arriviamo all'angolo successivo e ripeteremo la sequenza, poi dopo andremo a vedere come chiudere il giro. Fatto il mio ultimo gruppo di 3 punti alti, vado a fare una catenella di separazione, vado a chiudermi con un punto bassissimo. Dopodiché cammino con i punti bassissimi fino a raggiungere l'archetto. Salgo con 3 catenelle e faccio il mio angolo. Quindi io sono qui, devo lavorare comprese le 3 catenelle, 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti nello stesso archetto di base, nell'angolo praticamente. Catenella di separazione, vado nello spazio successivo, praticamente questo giro lo faremo a punto gregni, lavoreremo 3 punti alti su ciascuno spazio creato dalla catenella del giro sottostante. Quando arriveremo all'angolo faremo l'angolo normalmente, i famosi 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti nello stesso angolo di base. Catenella di separazione, entro nell'ultimo spazio prima dell'angolo, lavoro i miei 3 punti alti, catenella di separazione, vado nell'angolo e continuo a lavorare il giro in questa maniera. Arrivata alla fine del giro faccio l'ultima catenella di separazione e vado a chiudere con un punto bassissimo, dopodiché faccio il nodino di sicurezza e vado a tagliare il filo
e abbiamo fatto una parte. Ora vado a rifare lo stesso lavoro, però non farò l'ultimo giro, perché nell'ultimo giro collegheremo le piastrelle, le due piastrelle insieme, dopodiché saliremo per fare la rifinitura. Quindi ci vediamo quando sono arrivata alla fine del quarto giro. Ho chiuso il mio giro, adesso cammino con i punti bassissimi per arrivare all'archetto, faccio 3 catenelle, saranno il mio primo punto alto, rientro, faccio altri 2 punti alti, una catenella di separazione, vado a prendere l'altra piastrella e le metto rovescio con rovescio, quindi i due diritti devono essere dalla parte esterna, un dritto guarda me e un dritto guarda il piano di lavoro. Entro in un angolo a caso e faccio un punto bassissimo. Questa sarà la nostra seconda catenella. Dopodiché passo davanti e vado a fare 3 punti alti. Prendo il lavoro, entro nella catenella della piastrella che abbiamo dietro e faccio un punto bassissimo. Questo andrà a sostituire la nostra catenella. Dopodiché prendo il filo, passo davanti e lavoro i miei 3 punti alti nell'archetto che ho subito a disposizione. Passo dietro, entro nel primo archetto fruibile, faccio un punto bassissimo che sostituisce la nostra catenella, dopodiché entro nello spazio successivo della piastrella davanti, faccio i miei 3 punti alti, mi sposto dietro, entro nello spazio, faccio punto bassissimo, prendo il filo, mi sposto davanti, entro nello spazio successivo, faccio i miei 3 punti alti, mi sposto nella piastrella dietro, punto bassissimo, torno davanti, 3 punti alti, ritorno dietro, entro nello spazio, punto bassissimo che sostituisce la catenella e sono all'angolo, entro nell'angolo, faccio 3 punti alti, una catenella, entro nelle 2 catenelle della piastrella dietro, faccio il punto bassissimo, torno davanti nell'angolo, faccio i miei 3 punti alti, e via via lavoro allo stesso modo questo lato, quest'altro e ci fermeremo qui, dopodiché vedremo come andare avanti. Sono arrivata in prossimità dell'angolo, ora entro nell'angolo, sempre della piastrella davanti, lavoro i miei 3 punti alti, una catenella, entro nell'angolo dietro, faccio il punto bassissimo, dopodiché rientro nell'angolo davanti e vado a lavorare solo questo lato fino alla fine del giro. Quindi sono rientrata nell'angolo e ho fatto i restanti 3 punti alti, catenella di separazione, entro nello spazio successivo e vado a lavorare 3 punti per ogni spazio che ho disponibile, separati sempre da una catenella. Ho lavorato l'ultimo punto granny, faccio l'ultima catenella di separazione, vado a chiudermi con un punto bassissimo e cammino prima
primo spazio utile, che in questo caso si trova qui dove c'è la cucitura, dove abbiamo l'angolo che combacia con l'altro angolo, quindi entro qui nel punto bassissimo e solo in questo dove ci sono le cuciture, sia cioè da questa parte e da quest'altra, lavoreremo in questa maniera. Salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, dopodiché prendo il filo e entro qui dove c'è il punto bassissimo, faccio un punto alto, mi sposto poi nell'archetto successivo e faccio un altro punto alto, così abbiamo ricavato i nostri 3 punti. Dopodiché faccio la catenella di separazione, vado a lavorare a punto granny tutto il lato finché raggiungiamo il punto dove abbiamo fatto la cucitura e dovremo ripetere l'operazione che abbiamo fatto in precedenza. Sono arrivata in prossimità della seconda cucitura, quindi faccio una catenella, entro nel primo archetto che è il primo angolo, punto alto, dopodiché mi sposto nel punto bassissimo, faccio un punto alto, mi sposto nell'archetto successivo e faccio un punto alto e abbiamo rimediato gli altri 3 punti alti. Catenella e vado a lavorare il lato, catenella di separazione, mi sposto nello spazio successivo, faccio 3 punti alti e vado avanti a lavorare in questa maniera finché sono arrivata all'inizio giro, cioè qua. Fatta l'ultima catenella, vado a chiudermi con un punto bassissimo, dopodiché cammino con i punti bassissimi fino al primo spazio utile, qui, salgo con una catenella che sarà il mio primo punto basso, dopodiché mi sposto direttamente nell'archetto successivo e vado a lavorare 8 punti alti nello stesso archetto di base. Fatto gli 8 punti alti, mi sposto nell'archetto successivo con un punto basso. Dopodiché mi sposto nel prossimo archetto e lavoro gli 8 punti alti. Fatti gli 8 punti alti, vado nell'archetto successivo, punto basso e lavoro così. Questo sarà il nostro ultimo giro, quindi in un archetto lavoreremo 8 punti alti e in un archetto un punto basso. Ci andremo ad alternare in questa maniera. Ho terminato anche l'ultimo ventaglietto, adesso vado a chiudermi con un punto bassissimo nella prima catenella, quella che andava a sostituire il nostro primo punto basso. Faccio il nodino di sicurezza, taglio il filo, vado a nascondere tutti i fili e il nostro sacchettino è terminato. Faccio passare il filo tra i punti, quelli più compatti, e taglio. Lo sistemo e taglio. Ora non ci resta altro da fare che mettere il nastrino, il cordoncino, quello che avete deciso di mettere. Quindi vado ovviamente scelgo quello rosa, mi sembra quello che stia meglio.
e ne disfo quarantina di centimetri, più o meno, qualcosina di più. Prendo la spilla e vado a infilarlo, quindi non qui, ma nell'ultima riga della piastrellina praticamente. Facciamo passare a zigzag tra gli spazi. Lascio la chiusura laterale in modo che si possa vedere il fiocco, non vado a nascondere il motivo, il rosone che c'è in mezzo. Dopodiché vado a fare il fiocchettino, mi perdonerete, ma il primo colpo non viene mai, quindi vediamo quello che riusciamo a fare. E infatti è tutto sgorbio, facciamo finta che sia carino. E anche questo sacchettino è terminato, fiocco a parte, direi che è venuto carino anche lui. Mi sembra una bella idea come confezione a regalo, come sacchettino portaconfetti, ovviamente nei filati nei colori adatti. Ovviamente ognuno di voi sceglierà sia il filato che il colore adatto alla destinazione di questo sacchettino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.